Oggi ci tuffiamo in un'indagine davvero incredibile condotta dall'economista Alberto Alesina e dal suo team. È un'analisi che svela un legame, a dir poco inaspettato, tra l'affetto familiare, i nostri valori culturali più radicati e le leggi sul mercato del lavoro. Insomma, una prospettiva completamente nuova e decisamente affascinante per capire le scelte economiche delle nazioni. Partiamo subito con un paradosso, un vero e proprio rompicapo che sconcerta gli economisti da decenni. È un dato di fatto che i mercati del lavoro rigidamente regolamentati tendano a generare una disoccupazione più alta e redditi mediamente più bassi rispetto a quelli flessibili. E fin qui ci siamo. Ma allora, nonostante questa palese inefficienza macroeconomica, perché intere società, specialmente qui in Europa, continuano a votare con convinzione per mantenere queste rigide leggi a protezione del posto di lavoro? Sembra quasi un'assurdità, non trovate? Ok, entriamo nel vivo della questione e confrontiamo questi due modelli economici opposti. Da una parte abbiamo il mercato del lavoro flessibile, un sistema che premia l'efficienza, certo, ma che richiede un'altissima mobilità geografica. In pratica bisogna essere sempre pronti a fare le valigie per inseguire le opportunità migliori, ottenendo in cambio redditi più alti. Dall'altra parte c'è il mercato del lavoro rigido. Questo modello vanta alti salari minimi e fortissime tutele contro i licenziamenti, permettendo ai lavoratori di restare esattamente dove sono nati. Il prezzo collettivo da pagare, però, è una disoccupazione strutturale più alta e stipendi complessivi inferiori. Quindi il mistero rimane: perché mai si dovrebbe scegliere l'opzione che alla fine rende di meno? Beh, la risposta si nasconde in un colpevole assolutamente insospettabile: la forza dei legami familiari. È quasi buffo pensarci, ma l'usanza dei figli adulti di continuare a vivere sotto lo stesso tetto dei genitori plasma letteralmente la politica economica di una nazione. I dati del World Values Survey parlano chiaro: l'attaccamento alla famiglia riesce a prevedere, con una precisione quasi infallibile, il tipo di mercato del lavoro che una determinata società finirà per adottare. Vediamo esattamente come funziona questa reazione a catena passo dopo passo. Tutto ha inizio nella fase 1, all'interno di una cultura che dà un valore immenso all'essere uniti in famiglia. Questo porta direttamente alla fase 2, l'immobilità geografica. Allontanarsi dai propri cari ha un costo emotivo troppo alto, un vero e proprio strappo. Di conseguenza, quando i lavoratori evitano di spostarsi, si entra nella fase 3, in cui le imprese locali acquisiscono un potere di mercato sproporzionato. E infine arriviamo alla fase 4. Per difendersi e bilanciare lo strapotere delle aziende, i cittadini vanno alle urne e chiedono a gran voce che lo Stato intervenga per regolamentare il lavoro. Questo fenomeno si traduce in un concetto che gli economisti chiamano potere di monopsonio. Sembra una parola complicatissima, ma in realtà è semplice. Se nel monopolio c'è un solo venditore, nel monopsonio c'è un solo acquirente. In questo scenario, un'azienda locale si ritrova ad essere l'unico vero acquirente del tempo e delle capacità di lavoratori che, di fatto, non hanno intenzione di muoversi. È una sorta di trappola. Sapendo benissimo che un dipendente non farebbe mai le valigie pur di non abbandonare i familiari, l'azienda può permettersi di imporre salari molto bassi, con la sicurezza che quel lavoratore non andrà da nessuna parte. Ed è qui che arriva la vera illuminazione, ben riassunta in questa citazione dei ricercatori. Per limitare le rendite delle imprese e per evitare di trasferirsi, gli individui con forti legami familiari scelgono razionalmente mercati del lavoro regolamentati. Esatto, razionalmente. Chiedere salari minimi garantiti, ostacolare i licenziamenti, non è per niente un sintomo di analfabetismo economico, anzi è un brillantissimo meccanismo di difesa assolutamente consapevole per neutralizzare il ricatto del monopsonio aziendale, riuscendo al contempo a rimanere vicini alla propria famiglia. Analizzando i dati globali, le differenze sono abissali. Prendiamo le nazioni dell'Europa mediterranea, culture profondamente familistiche, dove uscire di casa tardi è praticamente la norma. Lì i livelli di regolamentazione sono altissimi. Al contrario, se guardiamo ai paesi anglosassoni o a quelli nordici, dove l'indipendenza e l'uscita precoce dal nido familiare sono valori centrali, troviamo indici di rigidità del mercato del lavoro drasticamente inferiori. Ora, qualcuno potrebbe obiettare: ma come facciamo a essere sicuri che sia davvero colpa dei valori culturali e non magari della geografia o del governo in carica? Per superare questo dubbio metodologico, i ricercatori hanno trovato un gruppo di controllo perfetto e inattaccabile: gli immigrati di seconda generazione negli Stati Uniti. Parliamo di persone nate e cresciute in America, che si muovono ogni singolo giorno nello stesso identico mercato, sottostando alle stesse leggi federali e alle stesse istituzioni. L'unica cosa che li distingue è il bagaglio culturale ereditato dai loro genitori. Ebbene, trasferendo queste complesse formule econometriche nella realtà di tutti i giorni, i risultati lasciano a bocca aperta.
anche se immersi nello stesso, identico mercato americano. È la cultura d'origine a dettare legge sui destini economici. Gli immigrati provenienti da culture con forti legami familiari tendono a non trasferirsi per lavoro, affrontano tassi di disoccupazione nettamente più alti e finiscono per avere stipendi più bassi rispetto ai loro concittadini che provengono da culture in cui la coesione familiare è vissuta in modo meno vincolante. C'è un numero in particolare che ci aiuta a visualizzare la portata di tutto questo, il 7%. È l'esatta percentuale di calo della mobilità geografica tra gli immigrati di seconda generazione, a fronte di un aumento di una sola deviazione standard nella forza dei legami familiari del paese d'origine. Insomma, un attaccamento invisibile ma potentissimo alle proprie radici rallenta letteralmente e fisicamente la ricerca del lavoro migliore in giro per il paese. E la cosa forse più pazzesca è che non si tramandano solo gli esiti economici, ma si eredita proprio la domanda politica di intervento statale. I sondaggi mostrano che questi figli di immigrati mantengono un desiderio di gran lunga superiore alla media di avere un posto di lavoro sicuro, sono favorevoli ai salvataggi statali per l'industria in declino e nutrono una fede incrollabile nel fatto che debba essere il governo a regolare i salari. A questo punto sorge spontaneo il più classico dei dilemmi, una vera questione filosofica. Sono le leggi e le istituzioni statali che col tempo plasmano la cultura di un popolo, oppure la cultura profonda di una società a dare forma alle sue istituzioni? Quello che emerge da questi studi è l'esistenza di un vero e proprio ciclo di feedback continuo, un circolo in cui l'educazione dei figli e la struttura economica della nazione si influenzano a vicenda all'infinito. Quindi, il punto cruciale è che le società finiscono per coordinarsi su due binari paralleli, due modelli che si autoalimentano, o per usare un termine tecnico, due equilibri multipli. Con legami familiari deboli prende il sopravvento un mercato molto libero, un laissez-faire, dove si predica l'indipendenza assoluta. Con legami forti, invece, il mercato si fa strutturalmente rigido e si insegna ai più giovani ad affidarsi alla rete di protezione della famiglia. Due modi completamente diversi di vivere. E per capire quanto sia potente questa forza dobbiamo fare un lungo salto all'indietro nella storia. Questo studio dimostra una persistenza nel tempo a dir poco sbalorditiva. Partiamo dalle strutture familiari regionali nate niente meno che nel Medioevo. Passiamo per i valori messi in valigia dagli emigranti diretti in America prima della Seconda Guerra Mondiale e arriviamo dritti ai giorni nostri. Sorprendentemente i valori di epoche lontanissime riescono ancora a prevedere con esattezza quanta rigidità lavorativa richiediamo oggi. Chi l'avrebbe mai detto che i drammi familiari del Medioevo avrebbero dettato le regole del lavoro del XXI secolo? È proprio così. Le classificazioni dello storico Emmanuel Todd ci mostrano che le vecchie famiglie nucleari e indipendenti hanno lasciato in eredità una preferenza per mercati superflessibili. Al contrario, la famiglia medievale di stampo comunitario, tipicamente autoritaria, in cui figli, mogli e nipoti continuavano a vivere tutti sotto il tetto del patriarca, si riflette oggi in una cittadinanza che pretende dallo Stato una protezione ferrea. E c'è una statistica pazzesca a confermarlo, un enorme 19%. Oggi, le persone che vivono in regioni che secoli e secoli fa erano dominate da quelle dinamiche familiari autoritarie e comunitarie hanno una probabilità maggiore del 19% di esigere che il governo intervenga per proteggere i posti di lavoro. È quasi come se il fantasma dell'antico patriarca fosse lì, invisibile, a guidare la mano dell'elettore contemporaneo. Tirando le somme di tutta questa incredibile analisi imparziale, le leggi sul lavoro affondano le radici in un terreno culturale molto profondo. Quando l'attaccamento alla famiglia genera immobilità geografica, le imprese guadagnano automaticamente un enorme potere di monopsonio. Di conseguenza, richiedere l'intervento dello Stato non è uno scivolone illogico, ma una difesa iperrazionale per proteggere l'unità degli affetti. Insomma, quella che sui libri di economia viene liquidata freddamente come inefficienza, nella realtà è spesso un compromesso sociale ben preciso, scelto in maniera del tutto consapevole. Il che ci lascia con un interrogativo finale molto profondo, che va ben oltre i meri calcoli economici. Considerando tutto questo, massimizzare a tutti i costi l'efficienza economica assoluta e la flessibilità vale davvero il prezzo di avere una famiglia geograficamente frammentata? Sotto, ogni società fa continuamente questa scelta silenziosa, ottimizzare la ricchezza pura o tutelare la vicinanza dei legami. È un gigantesco compromesso invisibile che ogni giorno plasma il mondo in cui tutti noi viviamo e lavoriamo. Qual è la strada giusta? È sicuramente un bello spunto di riflessione.